Concludiamo l'esplorazione di Barni, in provincia di Como, piccolo paese con 580 residenti a 600 metri di altitudine, dove non c'è niente, un comune che però registra un aumento degli abitanti. Perché avviene, sebbene non ci sia alcuna iniziativa particolare per attirarli? Lo scopriremo in questo video ascoltando anche la testimonianza di uno di essi. Ti ricordo che con Dove vivere in Italia non parliamo di turismo, ma valutiamo la reale vivibilità dei piccoli comuni, analizzando in modo oggettivo centinaia di parametri. Quindi niente cose come secondo me è carino oppure il mio paese è il più bello del mondo, perché si sa, come si dice in napoletano, ogni scarrafone è bella mamma soia. Nei report che puoi scaricare gratuitamente dal nostro sito trovi tutte le informazioni per capire se un borgo è realmente vivibile. Quindi, se sei tra i tanti che vogliono lasciare una grande città per cercare una migliore qualità della vita, i nostri report sono unici ed essenziali. Ho visitato Barni grazie all'aiuto di Marco Fioroni, che conosce questo posto come le sue tasche. Se hai perso il primo video, guardalo, perché ti fa capire l'atmosfera di questo posto. Abbiamo camminato per stradine e vicoli e Marco mi ha affascinato con le sue descrizioni tecniche, ma anche con i suoi racconti storici. Storie e tradizioni raccontate anche su molte installazioni sui muri del paese. Ascoltiamo Marco ancora per qualche istante. Questa crocevia qui si chiama a Crucefis. A Crucefis perché qui un tempo c'era un'edicola sacra molto bella di cui grazie a Dio si è riusciti a salvare la fotografia. Quindi vedi è un Cristo crocefisso, aveva dimensione, come vedi, ci ho messo vicino una figura umana per proporzionarla un attimo, ecco, e si estendeva da qua, veniva fino a qua. Cioè, la ragione della sua scomparsa è che stringeva la via. Quindi stringeva la via e con le esigenze che sopravvennero negli anni 60 è stato eliminato. Questo pannello riporta questo antico attrezzo che si chiama bollero, che ci arriva tale quale dai romani, il bollero in italiano, che per noi in dialetto è la sapa della cucina, perché in effetti ha vagamente la forma di una zappa. Assomiglia un po' a una zappa, ma non lo è. In tanti dei percorsi che ti sto mostrando ora ci fanno passare davanti a dei portoni chiusi, hanno dietro delle corti molto belle da vedere, alcuni con delle colonne, altre con dei bei selciati, alcuni con dei lobbiati. È un qualcosa che si può visitare rigorosamente il giorno dopo Ferragosto. Ecco, questo è un po' malandato in alcune parti, adesso probabilmente interverranno probabilmente. E quindi da quell'androne lì arrivi su a uscire nella strada sopra. Su lì ci sono gli avanzi di questo affresco di la Madonna con San Benedetto. Ecco, quello lì è antichissimo, veramente, quello lì fai che è ridotto ai minimi termini, no? Adesso sono riuscito a salvare almeno quello che è rimasto. Il concetto di San Benedetto ha la sua importanza qui, perché in effetti qui, prima che fosse feudo dei Conti Sfondrati, era feudo dell'abbazia benedettina di San Pietro il Monte di Civate, l'abate di San Pietro il Monte che l'aveva aiutato, sai, nelle contese storiche tra Como e Milano, no? Adesso invece ascoltiamo Paolo, che si è trasferito a Barni un paio di anni fa. Io sono Paolo Giarrusso, sono in pensione ma sono giornalista e continuo l'attività giornalistica. Nel passato io ho ricoperto i ruoli di inviato, telecronista, caporedattore a Nova Radio e Telenova. Poi sono andato in pensione e questi erano luoghi che io frequentavo, Civena, Barni, con mio figlio per vacanze. E quando è stato il momento di decidere, io per 44 anni di servizio ho vissuto a Milano, eccetera, ho detto io a Milano i costi, la vivibilità, la solidarietà, sì, le amicizie ce le ho e rimangono, ma non era più vivibile per me. Dove posso, tra virgolette, godermi la pensione, mi sono domandato, e ho detto io vorrei andare lì
a Barni, nella zona. C'è stata l'opportunità di affittare casa, ho affittato casa e in pochi giorni, ma davvero in pochi giorni, incontrando prima Marco Fioroni, poi altre persone del paese, io mi sono sentito accolto come fossi uno di famiglia da sempre. Ho fatto un articolo per Libero, perché adesso collaboro per Libero, per il sito Fanpage, eccetera, in cui il titolo era Barni, dove il tempo si è fermato, ma l'accezione del termine e della frase è da leggersi in positivo, dove il tempo si è fermato, dove anche i valori si sono fermati, mentre in una città si erano persi. Qui li ho trovati subito. E per uno come me che dà importanza ai valori, alla solidarietà, all'accoglienza, mi sono sentito barnese da subito. Una cosa che mi ha colpito, ma nei giorni successivi, è che persone che non conoscevo, durante la passeggiata che io facevo e che mi incontravano per strada, buongiorno, mi salutavano. Io ovviamente rispondevo. A Milano, se tu dici buongiorno, la risposta è ma che cacchio vuoi, cosa vuoi? Cioè è tutto un modo di essere diverso. Questa storia della solidarietà e dell'accoglienza mi ha colpito tantissimo. E poi la seconda cosa è che un minuto dopo, non è che mi dicevano come ti chiami, mi dicevano Paolo, se lo ricordavano subito. E questo mi ha stupito tanto perché si dà attenzione al valore, all'accoglienza, al fatto se uno si trova bene, al fatto che se uno non lo vedi per 2 o 3 giorni si interessano per capire come va, se ha bisogno. E questo a Milano non si trova più, mi dispiace. Io amo Milano ancora adesso per tutte le opportunità che ha offerto e che offre e ci torno una volta in media alla settimana, ma non tornerei più a vivere a Milano, assolutamente. E tutti gli amici che mi sono venuti a trovare qua, hai fatto la scelta giusta, hai fatto la scelta che anch'io vorrei fare, poi per tanti motivi non lo fanno perché si sentono imbrigliati nella città, anche in senso positivo magari, ma io sto benissimo. Se devo dire alla domanda come stai, io sto bene dentro e fuori, poi la salute è quello che hai sempre, però è così. Uno dei problemi più grossi che deve affrontare chi vuole trasferirsi in un piccolo comune è quello di trovare un'abitazione decente in affitto. Ne ho già ampiamente parlato in altri video e ti posso confermare che se cerchi tra gli annunci online in generale non trovi niente. Bisogna recarsi sul posto, conoscere le persone e, giustamente, dimostrare di essere anche affidabile. Poi però serve anche un po' di fortuna. Poi certe coincidenze le fa pure il destino o il caso o chiamatelo come volete voi. Per cui io 2 anni fa io sono arrivato nel marzo del 2024 e ho avuto l'opportunità di trovare la casa in affitto e mi è piaciuta subito e questa fortuna l'ho acchiappata al volo e da lì è partita la mia permanenza in affitto qua. Paradossalmente uno potrebbe dire, ecco, io sono arrivato in un posto dove non c'è nulla, dove il nulla ha il senso positivo, che poi è un paradosso, perché per la spesa uno va al supermercato a Canzo, oppure va a Magreglio all'edicola o alla farmacia, oppure va a Civenna, che è poco distante, per un negozio familiare tipo supermercatino, e utilizzo la macchina. Poi in un futuro, perché probabilmente la salute mi dirà basta la patente, beh, ci sono le corriere, ci sarà il taxi se uno lo vuole, c'è da andare a piedi se il posto è vicino, quindi diciamo è uno stimolo a muoversi e a non stare seduti sul divano. Un altro aspetto importante riguarda la percezione delle distanze. A Barni non c'è niente, però ascolta. Quando abitavo a Milano, abitavo in zona diciamo monumentale, e magari dovevo andare per delle visite alla clinica Capitani che è in via Mercalli, Porta Romana,
e anche col metro, per fortuna, perché in macchina a Milano non mi muovevo mai, e beh, ci mettevo mezz'ora, e qui ci metto un quarto d'ora andare a Canzo. E poi uno proprio prende spunto davvero per vederla sempre in positivo, se è un incentivo a muoversi, qui a maggior ragione, e lo fai con un altro, ecco, con un altro spirito, perché se a Milano io trovo una giornata bella e vado, sì, vabbè, la giornata è bella, ma il caos è quello che è. Qua se vai a Magreglio dici va bene, vado a prendere i farmaci, la farmacia, mi servo lì, ok, e poi mi vado a fare la passeggiata al Chisallo, che è distante 5 minuti, ti fai, perché ogni volta che ti giri qui ci sono dei panorami stupendi. Io ho intervistato diversi personaggi che stanno nel triangolo lariano e la risposta è il tuo rapporto del territorio com'è? Guarda, io ogni volta che mi giro vedo un panorama fantastico, oppure il campione di canottaggio che mi dice io senza il lago non saprei vivere, senza certi panorami non saprei stare, e quindi questo è uno stimolo in più, uno spirito in più. Questa è una zona molto frequentata dai ciclisti. Poco a nord c'è il Colle del Ghisallo, dove c'è anche un museo con cimeli e biciclette di tutti i campioni del ciclismo mondiale. In questi boschi però puoi fare anche camminate davvero piacevoli e scoprire luoghi particolari come questo. Lì sopra che sovrasta, lì vedi il nucleo di Barni, no? Più su vedi quello di Magreglio. Qui siamo al ristorante Rifugio La Madonnina di Barni. È un posto panoramico eccezionale. Vediamo il ramo di Lecco del lago di Como, vediamo Lecco là in fondo, poi risalendo incontriamo Badia Lariana, incontriamo Mandello del Lario e vediamo Lierna poco più in su. Qui siamo a Crezzo, è una frazione di Barni, una frazione montana di Barni, con alcune case, dei cascinali, ed era una splendida azienda agricola. Per certi versi ancora ci sono delle coltivazioni di piccoli frutti soprattutto però è incantevole come per passeggiarci. C'è questo piccolissimo laghetto. Da qui la visuale sul lago è un po' celata da questa altura, però come ci si sposta in là ci sono dei terrazzamenti veramente molto belli, e la cosa principale da dire qui è la quiete, la tranquillità e le belle passeggiate che si possono fare, veramente piacevoli. Siamo grosso modo a 5 km dall'abitato di Barni, e sono 5 km tutti fatti in una strada carrabile, però con pochissimo traffico, è tutta ben ombreggiata tra boschi di castagne e di faggi, quindi veramente piacevole. Ci abitano permanentemente qui una ventina di persone, tutto l'anno, è proprio una piccolissima frazione, proprio appena sotto il ristorante La Madonnina. È veramente particolare. Ho cercato di capire se ci sono case in affitto o in vendita, ma non ne ho trovate. Marco però mi ha assicurato che qualcosa c'è, basta cercare con un po' di pazienza. Ok, l'esplorazione è finita. Ti ricordo che dal nostro sito puoi scaricare gratuitamente tutti i report completi sui comuni analizzati, quindi anche su Barni. Sul sito trovi anche una tabella che ti permette di confrontare immediatamente la vivibilità di tutti i piccoli comuni già analizzati. Ci vediamo nel prossimo comune, per non perderlo iscriviti al canale, metti un like, un hype e condividi. Puoi anche partecipare alle discussioni sul nostro gruppo Facebook, e se vuoi aggiungere il tuo comune all'elenco di quelli che analizzeremo, fammelo sapere. Intanto guarda questo video.